Ciao e bentornati in Psicologia Semplice. Oggi mi rendo conto che parleremo di un argomento decisamente pesante emotivamente, ma estremamente importante da conoscere. Oggi parleremo del trauma psicologico. Cercheremo in questi minuti di capire che cos'è e se avrete voglia di rimanere fino alla fine, vi darò due indicazioni molto importanti per far sì che, primo, siate meno vulnerabili al rischio di un trauma psicologico e, secondo, possiate capire se avete vissuto dei traumi psicologici in passato, questo affinché un trauma passato non condizioni il nostro presente e il nostro futuro. Non tutte le persone che hanno vissuto un trauma lo ricordano. Vi è un meccanismo molto noto chiamato rimozione che fa sì che la nostra mente ci porti a dimenticare quell'evento. Tuttavia, le conseguenze di quell'evento possono perdurare anche per tutta la vita. Sigla. Il trauma psicologico è la reazione che il nostro cervello ha a un evento che minaccia la nostra integrità fisica, psicologica o la nostra identità. Facciamo qualche esempio. Può essere traumatico rimanere coinvolti in un grave incidente automobilistico o in un attentato terroristico. In questo caso il trauma è legato a una minaccia per la nostra integrità fisica, una grave minaccia alla nostra sopravvivenza. In altri casi invece potremmo ad esempio aver ricevuto delle attenzioni sessuali da delle persone che consideravamo affidabili, persone che dovevano occuparsi di noi, magari un familiare o un insegnante. O potremmo aver ricevuto la notizia che una persona per noi importante era morta improvvisamente, scoprire il tradimento del nostro partner, o assistere alla morte di qualcuno o a un grave incidente. Bene, tutte queste cose non sono delle minacce alla nostra sopravvivenza fisica, ma possono gravemente compromettere la nostra integrità psicologica e anche la nostra identità. Ma vediamo di capire cosa hanno in comune tutti questi eventi. Bene, noi abbiamo bisogno di pensare e di credere che viviamo in un luogo sicuro, che le persone che sono intorno a noi e sono importanti rimarranno sempre con noi, che si comporteranno in un certo modo. Ebbene, gli eventi traumatici mettono in discussione fortemente tutte queste convinzioni. E quindi dobbiamo fare i conti con questa nuova realtà. Bene, vediamo di capire cosa succede dentro di noi quando avviene qualcosa che potremmo definire traumatico. Il nostro cervello mette in atto uno stato di attivazione finalizzato a contrastare quell'evento. Potrà cercare di attaccare questo evento, nel caso che si tratti di un aggressore, potrà cercare di contrastare l'aggressore, quindi combattere. Potrà invece proporci la fuga come altra soluzione, quindi fuggire ed evitare la minaccia, o in altri casi ci metterà in una condizione definita freezing, nella quale noi subiamo passivamente l'evento, ma ci dissociamo emotivamente da quella situazione. Siamo come anestetizzati sia fisicamente che psicologicamente e ci mettiamo in una condizione di isolamento psichico proprio per non sentire. Tuttavia il nostro corpo ha fatto partire questi meccanismi di iperattivazione finalizzati all'attacco e alla fuga e quindi a seguito dell'evento traumatico il soggetto rimane in uno stato di iperattivazione, ipereccitazione. Non riesce a dormire, non riesce a mangiare, ha la mente costantemente orientata a ricordare l'evento traumatico. In altri casi invece è rimasto in quella condizione di anestesia mentale e cognitiva e quindi è costantemente imbambolato, non parla, non comunica con gli altri. Si alternano a momenti di pianto disperato per poi ritornare in uno stato di assenza. Oggi ci sono psicologi specializzati per aiutare le persone che hanno vissuto dei traumi. Si parla di psicologia dell'emergenza, squadre di psicologi che vanno in luoghi dove ad esempio c'è stata una catastrofe naturale e aiutano le persone a superare la reazione psicologica a quell'evento in modo tale che ne possano uscire nelle migliori condizioni possibili. Ma oltre alle catastrofi naturali ci sono altre situazioni nelle quali si è vittima di traumi. C'è un supporto psicologico per le persone che hanno subito degli abusi sessuali,
per le persone che ricevono delle diagnosi infauste che magari prevedono la morte o comunque un livello di invalidità molto alto, e in generale si cerca di dare un sostegno psicologico a tutte le persone che possono aver assistito a qualcosa di potenzialmente traumatico. Quello di cui ha bisogno una persona a seguito di una notizia nefasta o di un evento traumatico è di trovarsi in un ambiente caldo, accogliente e protettivo, nel quale può esprimere tutte le emozioni che quell'evento gli ha suscitato, piangere, urlare, dare libero sfogo alla naturale reazione che abbiamo davanti a certe notizie o certe situazioni, ma il soggetto ha anche bisogno di essere aiutato a integrare quell'esperienza con la visione precedente che aveva di sé e del mondo. Ma se abbiamo vissuto delle esperienze traumatiche in passato e non siamo stati aiutati a elaborare questo trauma, o non siamo riusciti a farlo da soli, cosa avviene dentro di noi? Beh, ci sono diversi scenari sui quali è davvero difficile intervenire. È un lavoro molto faticoso e molto lungo, ma è assolutamente possibile.